Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andiamo a parlare di come si fa la scala con la mano sinistra, quindi argomento un po' più avanzato del solito. È vero che con la mano sinistra possiamo solo accompagnare le nostre canzoni della fisarmonica? No, non è propriamente vero. Con la mano sinistra possiamo anche puntare a fare vere e proprie melodie. Quindi, come sappiamo, se usiamo solo la seconda fila dei bassi e poi a quella andiamo anche ad aggiungerci la prima fila, che ricordo essere una fila esattamente identica alla seconda fila, con l'unica differenza che è semplicemente sfasata rispetto alla seconda fila, in modo tale da poter andare meglio a prendere determinate tonalità, determinate note che altrimenti non prenderemmo utilizzando solo la seconda fila. Per maggiori informazioni su come funzionano le file dei nostri bassi, quindi tutte le file dei bassi, da cosa sono composte e a che cosa servono, potete guardare questo video che avevo fatto ancora tempo fa, dove andavo a spiegare tutti i bassi della fisarmonica. Ma allora, se possiamo fare una melodia anche a sinistra, perché non lo vediamo mai fare a nessun fisarmonicista o comunque molto raramente? Questo accade perché purtroppo o per fortuna sulla mano sinistra, invece che avere tutte le note consecutive come abbiamo sulla tastiera della mano destra, come potete vedere che essendo una tastiera che è uguale a quella del pianoforte, abbiamo le note dal Do al Si che si ripetono esattamente appunto come sui tasti di un pianoforte. A sinistra invece non abbiamo questa configurazione e dicevo purtroppo per fortuna, diciamo più per fortuna perché a sinistra la fisarmonica almeno è uno strumento che è nato per accompagnare con la mano sinistra, quindi per fare esclusivamente gli accordi di accompagnamento, almeno quella con i bassi per quinte, quindi non andiamo a tirare fuori altri sistemi perché altrimenti avremo anche il sistema con le terze minori, ma non lo vado a trattare in questo video. Sulla fisarmonica per quinte quindi abbiamo le note che invece di andare dal Do al Si come abbiamo a destra, abbiamo le note che vanno appunto per quinte. Cosa significa per quinte? Per quinte significa che invece che avere Do, Re, Mi, Fa, Sol, abbiamo Do, Sol, Re, La, Mi, Si, eccetera eccetera. Come si fanno a calcolare? Sembra un ordine casuale, ma non è un ordine casuale. Come facciamo a calcolare tutta questa successione? È sufficiente dal Do prendere e contare fino a 5, quindi Do, Re, Mi, Fa e Sol. Abbiamo di conseguenza il Sol che è la quinta rispetto al Do, poi abbiamo continuando Sol, La, Si, Do e Re, arriviamo quindi al Re e avanti così, quindi il sistema per quinte funziona proprio così, abbiamo le successioni che vanno proprio di quinta in quinta. Adesso torniamo a parlare dell'argomento del video, quindi con tutte queste premesse, ma allora come si fa a fare una scala con la mano sinistra? Io parlo di scala, poi si può fare anche qualsiasi melodia in realtà con questa mano sinistra perché con l'ausilio della prima e della seconda fila possiamo assolutamente fare tutte le note normali, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, senza alcun tipo di problema. Basta insomma un po' di pratica e esercitarsi particolarmente a fare note singole invece che fare il classico basso e accordo, che sia accordo maggiore, minore o settima. Invece di fare basso e accordo andiamo esclusivamente a coprire con la nostra mano sinistra solamente tutte le note singole. Ricordo che per chi se lo stesse chiedendo, ma abbiamo più di un'ottava sulla mano sinistra o ne abbiamo soltanto una? Ne abbiamo soltanto una, quindi a meno che non abbiate fisarmoniche con la meccanica a bassi sciolti che permette di inserire un registro dove tutti i bassi, quindi anche quelli maggiori, minori, settima, diventano note pure, note singole, a meno che non abbiate questo sistema che prevede 3 ottave, quindi da un Do molto basso fino al Do di 3 ottave sopra, quindi che permette di coprire 3 ottave sono davvero tante, permette di coprire ben 21 note che non sono poche. Sul sistema standard invece, quindi solo con l'ausilio della prima e della seconda riga, avremo esattamente un'ottava.
Badate bene che anche la partenza di quest'ottava sarà diversa da fisarmonica a fisarmonica, quindi ci sono le fisarmoniche come la mia Titano che ha una partenza dal Do, di conseguenza la nota più bassa dell'ottava sarà il Do per poi arrivare al Si, quindi sembra abbastanza normale perché il Do è la nota di partenza, però non è così per tutte le fisarmoniche, anzi se non vado errato la maggior parte delle fisarmoniche standard ha la partenza dal La, quindi ci ritroveremo ad avere la nota più bassa a sinistra che è il La, poi dal La torniamo fino al Sol, o meglio al Sol diesis, il Sol diesis sarà quella più alta e poi se avete anche un minimo di orecchio, di sensibilità alle note più alte, più basse, più gravi, più acute, riuscirete a percepire che una volta fatto il Sol diesis e poi tornate a fare il La, invece che salire di mezzo tono, tornerete a scendere al La iniziale perché appunto l'ottava è finita, vi ritrovate alla nota di conseguenza più bassa che avete a sinistra. Adesso andiamo veramente a vedere come si fa allora questa scala con la mano sinistra. Mi sono un po' dilungato per spiegare determinate altre cose che insomma erano richieste per riuscire anche a capire meglio questo video. Fisarmonica alla mano, andiamo a vedere come si fa la scala con la mano sinistra. Eccoci, allora siamo qui con la nostra mano sinistra. Non sarà facile riuscire a capire bene tutti i bassettini, ma ci proviamo, dal momento che i tasti bianchi e i tasti neri a destra sono molto più comodi per far vedere le diteggiature. Ma qui, come possiamo vedere, abbiamo il Do di partenza che è questo, quindi questo è il nostro Do, e la configurazione che conosciamo di solito è quella con la nota principale più tutte le varie accordature, quindi abbiamo Do maggiore, Do minore, Do settima, seguendo appunto la linea obliqua che va verso l'alto, in questo caso, che è quella delle accordature. Se invece vogliamo fare solo note singole, quindi dobbiamo utilizzare solo la prima fila e la seconda fila. Adesso ovviamente magari non sarete abituati a conoscere al volo la prima fila, perché la prima fila è quella dei contrabbassi, quindi è una fila di bassi supplementare esattamente uguale alla seconda fila, però con un attimo di attenzione non è molto difficile. Ci posizioniamo con il quarto dito sul Do, andiamo subito a fare il Re che si trova sopra il Sol, quindi il Re è un basso conosciuto. Poi a fianco al Do c'è il contrabbasso del Do, quindi il contrabbasso del Do sarebbe il bassettino che affianca sulla prima fila, che affianca la nostra nota di Do. Ecco, questo bassettino qui di fianco al Do, sulla prima fila, è esattamente un Mi, quindi andrebbe suonato dopo il Re. Se vogliamo fare la scala Do, Re, Mi, dobbiamo fare proprio Do col 4, Re col 2 e Mi con il 4. Ecco, capite perché è così importante la fila supplementare? Perché altrimenti il Mi sarebbe ancora più in su del Re, sarebbe così. Vedete quanto devo allargare il secondo dito per prendere questo Mi sulla fila normale di bassi. Invece sulla fila supplementare è sufficiente fare così. Ecco, abbiamo già spiegato l'importanza della fila, della prima fila, quella supplementare. Adesso continuiamo la successione, quindi dopo aver fatto Do, Re, Mi, abbiamo ovviamente il Fa. Il Fa è il basso sotto al Do, quindi è molto vicino al Do, e lo facciamo ovviamente con il dito numero 5, con il mignolo. Questo perché abbiamo il quarto dito occupato sul Mi. Quindi non si può fare anche il Fa con il quarto dito, se no dovremmo fare il Mi col terzo dito, ma la scala va fatta con il numero 5, non ci sono altre soluzioni. Quindi abbiamo Do, Re, Mi, Fa. Ecco, adesso di conseguenza viene anche molto comodo il Sol, perché ce l'abbiamo direttamente sul terzo dito, e il Sol non è un Sol strano, è semplicemente il Sol che conosciamo, è quello sopra il Do. Quindi abbiamo
Do su di 2 col Re, il quarto dito sul contrabbasso del Do che fa il Mi, poi Fa e Sol col quinto e il terzo dito. Adesso viene il bello, perché abbiamo il La e il Si, ce li abbiamo tutti e due come contrabbasso, quindi sono entrambi sulla prima fila. Dopo aver fatto il Sol col terzo dito, che è questo qui, abbiamo con il mignolino abbiamo questo La. Ma che contrabbasso sarebbe questo? È il contrabbasso del Fa. Quindi di fianco al Fa, sulla fila supplementare, abbiamo il La. Col quinto dito. Alla fine avremo col terzo dito già pronto questo Si. Il Si sarebbe contrabbasso del Sol. Quindi attenzione a questi due contrabbassi perché vanno fatti tutti e due in successione. Uno è il contrabbasso del Fa e l'altro è il contrabbasso del Sol. In realtà non è così difficile perché vanno usati solo questi tre contrabbassi, che sarebbero cioè le tre note normali che conosciamo, Fa, Do e Sol. Hanno tre contrabbassi che sono La, Si e Mi. Quindi sarà sufficiente sfruttare questi tre per riuscire a completare la scala. Quindi ripetendola lentamente abbiamo Do, Re, Mi contrabbasso di Do, Fa col 5, Sol col 3, La contrabbasso di Fa col 5, Si contrabbasso di Sol col 3 e infine nuovamente il Do col 4, che risulterà molto comodo perché dopo aver fatto questo Si sulla prima fila col 3 abbiamo già il 4 sul Do. Ecco, questo è il metodo principale per fare la scala di Do. Oltre a questo c'è un altro metodo, se lo volete vedere, altrimenti saltatelo, è leggermente differente, quindi per i più curiosi andiamo a vedere anche questo metodo. Avremo tutte le note uguali a prima, solo che abbiamo anche il Re che è un contrabbasso. In questo caso è contrabbasso di Si bemolle. E la scala invece che partire col 4 parte col 3 sul Do. 3 sul Do, poi abbiamo subito Re contrabbasso di Si, che ce l'abbiamo qua giù, col 5. Quindi 3, 5, 3 sul Do, 5 sul Re contrabbasso. Poi 3 sul contrabbasso del Do, che è Mi. Quindi abbiamo una nota normale e due contrabbassi. Poi si continua con il Fa col quarto dito, il Sol col quinto dito e poi anche qui si va avanti come prima, quindi dal Fa in poi è tutto uguale perché abbiamo nuovamente il La contrabbasso di Fa che abbiamo visto prima con il quarto dito, il Si contrabbasso di Sol con il quinto e con il secondo dito. Quindi attenzione alla diteggiatura che è tutta diversa rispetto a prima, è sfalsata diciamo, e il Do ce l'abbiamo di nuovo sul 3. Quindi andiamo a rivedere Do col 3, Re col 5 contrabbasso di Si, Mi col 3, Fa col 4, Sol col 2, La contrabbasso di Fa col 4, Si contrabbasso di Sol col 2 e Do con il 3. Ecco, questa era anche la scala, se vogliamo dire, alternativa. In realtà vengono usate tutte e due, però credo proprio sia più usata, più famosa la prima che ho spiegato, perché ha un contrabbasso in meno, quindi ha una nota conosciuta in più, e in più parte dal Do col numero 4, che è un classico, diciamo, avere il 4 sul Do invece che il numero 3. Una cosa molto fondamentale della scala costruita con la mano sinistra è il fatto che questa scala si può fare su qualsiasi tonalità. Quindi noi la possiamo esattamente ribadire su qualsiasi nota di partenza, anche se non partiamo dal Do, possiamo partire magari dal Sol o dal Re e fare esattamente gli stessi movimenti e la scala riuscirà alla perfezione.
Questo succede proprio perché abbiamo questa impostazione per quinte che non è come sulla mano destra dove abbiamo ciascuna scala le sue note specifiche, ma abbiamo una scala che va bene per tutte le tonalità. Andiamo velocemente a vedere anche la scala con i bassi sciolti, quindi vi faccio solo una dimostrazione perché in realtà questa fisarmonica che posseggo ha la possibilità di fare anche i bassi sciolti, cioè c'è il registro dei bassi sciolti. Sentite che ovviamente il timbro cambia totalmente. E abbiamo quindi tutti questi bassi sono diventati note singole. Sentite? Sono tutte note, non sono più maggiori, minori. È come avere un'altra tastiera e qui abbiamo esattamente 3 ottave, quindi la scala parte esattamente come prima, e adesso non ve la spiego, però parte esattamente come prima con il Do più basso, solo che invece che avere solo un'ottava abbiamo il Do medio, poi abbiamo il Do quello ancora superiore e poi abbiamo finito le note, quindi anche qui abbiamo ben 3 ottave di note da sfruttare, proprio perché l'ultima nostra nota è il Si, quello più alto, che è questo, e la nota più bassa è quella molto grave, che è questo Do. Ecco, quindi la rivediamo. E poi qui basta, dopo il Si non c'è più niente. Ovviamente vedete che mi sono spostato verso l'esterno. La prima scala, quella più bassa, era verso l'interno, sulle solite 2 file. Poi la scala media era sulla terza e quarta fila. E l'ultima scala è sulla quinta e sesta fila. Ecco, quindi questo anche per quanto riguarda la scala totale fatta con i bassi sciolti. Molto bene, allora questo era il sistema per poter fare tutte le scale possibili e immaginabili con la mano sinistra. Spero proprio che il video vi sia piaciuto, noi ci vedremo con i nostri prossimi video e allora a questo punto vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima.